Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del freno a mano di Mozza. Innanzitutto la ringrazio ancora per credere nel mio canale, per presentare tutti i suoi prodotti. E oggi parliamo di un piccolo gioiellino costruito veramente ad arte. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, oggi siamo qui per parlare del freno a mano di Mozza, un prodotto molto interessante soprattutto per le sue fattezze e per il suo prezzo. Parliamo di un freno a mano dal costo di 120 euro. Entra totalmente nella fascia del freno a mano di Fanatec e qui ragazzi parliamo di materiali, di struttura totalmente di un altro livello, ed è questa la parte che più mi ha stupito. Innanzitutto entriamo proprio nel tecnico. È un freno a mano che funziona con un sensore di Hall, quindi è esente da particolari manutenzioni e anche esente, nel caso ci fosse polvere, da problemi che possono derivarne, e questo ne dà anche un'ottima precisione, essendo poi la scheda anche a 16 bit. Arriviamo poi anche alla struttura. Ragazzi, una struttura nelle parti proprio del corpo del freno a mano da 4 mm e mezzo. Proprio poi nella parte della struttura parliamo per questa parte da 8 mm e in questa parte 12 mm. Ragazzi, la solidità in questo caso è totale e mi lascia un pochino stupito nella fascia di prezzo in cui si trova. La parte del pomello, anche questa tutta in alluminio, molto bella. Naturalmente in questo caso è sostituibile. Ha sempre una parte di anima da 12 mm, quindi potete scegliere anche voi il pomello che volete utilizzare, ma personalmente trovo molto carino anche quello già fornito da Mozza, anche con questa piccola rifinitura e lavorazione da parte dell'alluminio. Nella parte laterale c'è questa piccola cover in plastica che va a preservare tutta la parte elettronica, e nella parte frontale un connettore RJ per essere connesso direttamente ai prodotti Mozza, o altrimenti un connettore di tipo stampante per connetterlo direttamente al PC. Per il montaggio ci sono questi fori qui sotto che vi permettono sia di collegarlo su un profilato, naturalmente collegato su un profilato totalmente dritto è veramente semplice come nel mio caso. Naturalmente anche se avete delle piastre di montaggio, l'interasse che c'è tra il foro alto e il foro basso è di 13 cm. Naturalmente all'interno della scatola troverete sia il cavo USB per poterlo collegare al PC, naturalmente USB di tipo 2, vi consiglio, se avete spazio, di collegarlo a un USB di tipo 2, oppure il cavo RJ per collegarlo alla vostra base Mozza. In più sempre all'interno tutti i vari ricambi, cacciaviti, viti e bulloni per poterlo montare, ma soprattutto all'interno troverete un elastomero da poter sostituire e due molle. In realtà la gialla è quella già montata. Naturalmente sapete che non amo particolarmente le molle. Io la prima cosa che ho fatto, anche per provarlo, è utilizzare direttamente l'elastomero. Questo perché le molle hanno, dal mio punto di vista, un fine corsa troppo netto soltanto nel momento in cui si chiude la molla. Invece l'elastomero permette una parte iniziale sempre bella corposa, e nella parte in cui va a fermarsi, secondo me, è un pochino più morbida, più graduale, e al tatto personalmente mi piace di più. Ma scegliete voi la configurazione che più vi aggrada, perché poi naturalmente la molla, quella premontata, è questa qui gialla. Ce n'è anche un'altra in dotazione blu molto più grande. Vi faccio vedere questa un pochino con le dita, vedete, riesco un po' a comprimerla. In realtà questa blu neanche con due dita riesco a premerla, serve molta più forza. Ma vi assicuro che la sensazione che dà l'elastomero in questo caso, perché poi le ho provate tutte e due, è nettamente migliore. Ha proprio un bel senso smooth
durante la pressione. Personalmente l'ho trovato molto piacevole e mi è piaciuto anche il fatto che non ci sia in realtà di base anche una molla. Io ho detto le molle non le sopporto, naturalmente se vi piacciono montate quello che più preferite. Altro aspetto molto interessante è nelle regolazioni. Come vedete, tramite questo sistema potrete andare a decidere l'inclinazione del freno a mano, quindi potete montarlo dove volete, come volete e posizionare la parte dell'asta come vi è più comoda per essere premuta, e quindi proprio per questa caratteristica può essere montato sia in questo modo come l'ho utilizzato io, ma anche in quest'altro modo con l'asta totalmente perpendicolare. E naturalmente oltre l'inclinazione potrete anche decidere di montarlo più in alto o più in basso tramite queste asole. Vi faccio vedere adesso un piccolo video del suo software. Arriviamo adesso alla calibrazione del freno a mano. Ragazzi, è una cosa davvero semplice. In realtà può funzionare come asse, quindi vedete un asse analogico, oppure come bottone. E come bottone in realtà scegliete voi il punto in cui si attiva e si attiva il bottone. Vedete, nel momento in cui, ecco, questo è il momento in cui si attiva il pulsante. Molti non vogliono che ci sia una progressione, non saprei il perché, forse per qualche gioco in particolare, quindi si attiva il pulsante, voi scegliete il punto, vedete, e quindi si attiverà già a questo punto, oppure lo spostate più avanti, ma a mio avviso non è il reale funzionamento che deve avere un freno a mano, ma deve essere, come vedete, progressivo. Anche per la calibrazione, lo calibrate, lo muovete in questo modo, durerà 5, 4, 3, 2, 1, 0, finita, e ce l'avete bello calibrato. Potrete a quel punto anche dare delle curve. Io apprezzo tantissimo i firmware in cui si vede il segnale direttamente nella curva, così vi fa capire realmente come si sta muovendo. In realtà in un freno a mano potrebbe essere anche questa un tipo di curva abbastanza utile per giocare. Ma penso di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Non ci sono particolari regolazioni che si possono fare su un freno a mano, perché naturalmente anche per il suo tipo di utilizzo è un sensore di Hall o in alcuni casi è un potenziometro. Non servono particolari regolazioni se non decidere bene quello che è lo sforzo massimo per avere il massimo segnale, e in questo caso carino per chi piaccia utilizzarlo anche più on off nel momento in cui si arriva a una determinata pressione, utilizzato come pulsante. Sinceramente sono rimasto molto sorpreso del rapporto qualità-prezzo. Il suo diretto competitor, a mio avviso in questo caso, è il freno a mano Fanatec, che in questo caso mi sbilancio a dire perde sotto ogni punto di vista. Costano uguali, ma i materiali sono oggettivamente migliori. Anche l'elettronica è oggettivamente migliore, perché soprattutto nel caso del potenziometro di Fanatec non è un potenziometro oggettivamente di altissima qualità, ma in questo caso si azzerano totalmente quelli che possono essere i problemi di manutenzione. Arriviamo poi al feeling. La corposità, a mio avviso un freno a mano deve avere anche la sua corposità, è ottima in questo caso sia con le molle sia con l'elastomero. Naturalmente io l'ho preferito con l'elastomero perché vi dà, l'elastomero simula un pochino più l'effetto idraulico, è una cosa differente un movimento idraulico, ma lo simula nel modo più vicino possibile al livello meccanico. Per questo io ho deciso di utilizzarlo in questo modo. Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di avere un po' di precarico per andare ad accorciare un pochino quello che è la corsa del freno a mano, per averla un pochino più corta. In questo caso non si può, ma non si può neanche con quell'altro. Naturalmente su prodotti di più alta fascia ma che costano almeno il doppio ci sono un pochino più di regolazioni, ma come ho detto, qualità-prezzo a mio avviso davvero un ottimo prodotto. E soprattutto anche a livello di costruzione in questo caso non ho trovato, diciamo, delle problematiche che ho riscontrato con anche un altro freno a mano che durante la compressione andava a gonfiare quello che è il coperchio qua della parte dell'elastomero. In questo caso costruzione tutta ben realizzata. Naturalmente, come sempre, spero che la recensione vi sia piaciuta. Ragazzi, personalmente non ho riscontrato nessun tipo di problema sia nel montaggio che nell'utilizzo, quindi ve lo straconsiglio. Metterò tutti i link in descrizione e ci vediamo alla prossima reviews. Ciao!